Buongiorno ragazzi, benvenuti nel mio video del multistrada V2 2025. Allora ragazzi, se siete arrivati qua su questo canale, credo di essere fra i primi a farvi una recensione del multistrada. Prima di iniziare vi volevo chiedere di iscrivervi al mio canale ragazzi, di mettere un like se vi piacerà questo video. Mi raccomando, fatelo perché ho bisogno di crescere, ho bisogno del vostro aiuto. Allora, prima di iniziare, visto che la prova è stata veramente tirata in termini di tempi, volevo farvi una brevissima panoramica e poi vi prego di rimanere qua con me fino alla fine, perché ci sarà una conclusione dove trarremo veramente le somme. Adesso invece volevo farvi soltanto un breve riassunto di quello che è il Multistrada 2025, ovvero la prima la prima Ducati con un motore così leggero, perché lei ha il motore 890 più leggero della categoria. Chiaramente i motori bicilindrici fronte marcia possono anche essere più leggeri, ma quello che vedete qua è il motore effettivamente più leggero, e hanno lavorato tantissimo e vi posso già spoilerare un pochino quelle che saranno poi le conclusioni sul motore, perché ha veramente una fluidità, una regolarità di funzionamento che è esemplare e non si riscontra in nessun altro bicilindrico di questo tipo, tanto che tutti i riferimenti che sentirete nel video sono tutti quanti fatti al mio V4, al mio motore del multistrada. Quindi è chiaramente per farvi capire quanto è incredibile il lavoro che è stato svolto. Per fare questo c'è una fasatura variabile che permette quindi di avere grande regolarità, e si è lavorato anche sui consumi e sulla termica, quindi anche sul raffreddamento del motore e sull'ottimizzazione di quello che è il calore percepito addosso al vostro corpo. Questo grazie anche a sicuramente un ottimo isolamento termico del motore in sé, ma anche grazie ai convogliatori che vi sparano aria fresca sulle gambe. Questo serve fino a un certo punto, perché sappiamo anche sul V4 che quando poi non riesci più a smaltire a un certo punto la temperatura perché è troppo elevata, comunque il calore vi arriva. Allora abbiamo un telaio e un motore, quindi uno scheletro della moto che è totalmente nuovo, perché abbiamo una cospicua riduzione di peso di 18 kg rispetto al modello precedente, e si sente tantissimo la differenza di peso, è abissale. Se scendete poi da un V4 che comunque pesa oltre 240 kg, vi lascio immaginare la differenza enorme che c'è. Il motore, solo lui, pesa 54,4 kg, quindi siamo qualcosa come 13 kg in meno più o meno, mi sembra, rispetto al motore V4, ma invece rispetto a... Sto guardandolo perché non mi ricordo tutti i dati, sapete i miei problemi di memoria, preferisco fare così piuttosto che fare dei tagli. Sono, mi sembra, 9 kg, 9 kg in meno rispetto al motore precedente. La coppia del motore è disponibile dai 3.500 ai 4.000 giri, si hanno già 80 Nm di coppia, che poi arrivano a 92 Nm a 8.000 e passagiri, ma la cosa incredibile è la grande elasticità. Voi questa coppia la sentite tutta e sentite soprattutto una grande sfruttabilità e regolarità. Non pensate che sia un boxer, non è diventato un boxer, nel senso che qualche pistonata, se fate come me abituato al V4 che lo fate scendere troppo a 2000 giri, vi arriva, comunque vi fa capire che lui è un motore a V, ma non inficia il piacere di guida. Questo già lo possiamo dire per quanto riguarda le conclusioni, quelle che saranno poi le conclusioni. Il cambio ha un quick shift direttamente integrato nel tamburo, quindi non è più sull'asta di rinvio. Questo fa sì che lo chiamano quick shift 2.0, avete meno gommosità proprio sul pedale, sul pedale, quindi sicuramente migliorato e soprattutto anche sfruttabilissimo a marce basse. Dicevo del telaio che ha un front frame in alluminio, esattamente una struttura come quella del multistrada, ma questo vi invito ad andare a vedere il mio video di approfondimento che ho già fatto sul multistrada V2. È infulcrato direttamente sul motore, il telaietto, così come anche il telaio anteriore, così come anche il telaio posteriore che è in acciaio, l'unico elemento in acciaio, perché poi anche il forcellone è una struttura di alluminio. Non ci sono le piastre laterali al quale si vanno a infulcrare, ma è tutto infulcrato direttamente sul motore. E per quanto riguarda l'elettronica, anche qua completamente rinnovata, completamente rinnovati i comandi al manubrio. Non so perché non abbiano scelto i comandi del multistrada che erano retroilluminati, e così sulle prime, per quanto riguarda per esempio il cruise control, mi pare più sfruttabile quello del multistrada, che con un tasto fai tutto. Qua ci sono due tasti e in più sono in una posizione che non riuscite a fare col pollice, ma dovete usare l'indice. 5 riding mode,
minimum preload, anti-squat, anti-dive, tutto questo derivato dal V4, perché le sospensioni Skyhook sono quelle le medesime più o meno del V4. Cambia il diametro delle forcelle, sono da 45 non da 50, dashboard nuovo, 5 pollici, sembra piccolino ma in realtà tutte le informazioni sono ben visibili. Funzione coming home, perdete la chiave wireless, keyless rispetto al V4, ma avete la funzione coming home, nel senso che voi togliete la chiave dal quadro e rimane per 30 secondi ancora accese le dynamic running lights che ci sono, il baffo a LED davanti. Purtroppo baffo a LED anche qua si è perso rispetto per esempio al V4 la funzione di cornering lights, quindi non c'è. Presa USB al manubrio, ve l'ho già detto. I riding mode delle sospensioni sono indipendenti e slegate rispetto ai 5 riding mode, quindi potete selezionare per esempio sospensioni in dynamic quando voi utilizzate una mappatura urban o wet per esempio. Tutto questo fa sì che sia una moto che si percepisce totalmente nuova, in terasse, come vi dicevo, leggermente superiore rispetto a un V4, così come l'avancorsa, così come un angolo del cannotto di sterzo più aperto di 0,1 gradi, probabilmente per le dimensioni intrinseche del V90 rispetto al V90 di un 4AV che può essere arretrato molto di più come sul multistrada V4, è molto più simile a un V4 di quanto non era simile alla moto precedente. La sella regolabile in 2 posizioni, purtroppo manca una sella comfort a catalogo, non c'è, non si sa perché, oltre a non esserci neanche riscaldata, ma se non c'è comfort speriamo che arrivi perché vi preannuncio già abbastanza rigidina. Ragazzi, adesso vi mando all'onboard e alle conclusioni fra poco. Strada V2 finalmente possiamo provarla per pochissimo tempo ragazzi, perché purtroppo hanno una sola disponibilità di moto, quindi veramente farsi un'idea non sarà facile. Allora mi concentrerò su quello che dovrebbe essere la regolarità di funzionamento di questo motore completamente nuovo, 890, 115 cavalli, la stiamo provando in mappa touring, è fluidissimo ragazzi, non sembra un bicilindrico AV, ha veramente una grande regolarità. Voi sapete che ha la fasatura variabile e quindi garantisce più regolarità in basso e ha un bellissimo tiro, già 3000 giri, e lo stiamo provando fortunatamente con la sella in posizione alta, perché così ho guadagnato, come vi ho detto nel mio video, lo spazio nelle gambe che mi mancava. La protezione aerodinamica è buona, abbastanza simile al multistrada V4, e la compattezza si sente, e si sente anche ovviamente, anche se in teoria, come vi ho dimostrato, ha delle quote che sono un po' più aperte, si sente che è più agile. Il cambio è molto duro, è duretto, ma questa è ovviamente in super mega rodaggio, la mia invece ha 25.000 km, capite bene le differenze. Le sospensioni Skyhook, forcella da 45, il mono a 170 mm di corsa rispetto al V4 perde 10 mm, ma comunque mi sembra in mappatura touring molto confortevole. Adesso, siccome abbiamo molta fretta, proveremo anche il cambio. Sì, il cambio fa fatica a trovare la folle, ma si sente che è una ruvidità da cambio nuovo, e abbiamo visto che ci sono anche i nostri amici. Proveremo a cambiare mappa e proveremo ora una urban. La sella è molto stretta, una zona di calzata molto più stretta, e anche se non sembra così più piccola come moto, effettivamente quando poi partite si sente che è un po' più piccolina. 95 cavalli, molto saturata, nel senso che è molto sgonfia come mappa questa, e mi viene già voglia di toglierla, ma comunque è perfetta sicuramente per la città. Proviamo la sport a questo punto per capire se il motore si irruvidisce, quanto si irruvidisce e come diventa. Vi ricordo che questa ha la chiave, non ha le cornering lights. Il sound devo dire che mi piace effettivamente parecchio. Ragazzi, in basso ha veramente una regolarità di erogazione sconosciuta a qualsiasi altra Ducati. Qua dal video non si capirà, siamo molto in salita. In seconda viene su a filo gas, senza uno strappo, senza un'esitazione, è completamente un'altra cosa.
il manubrio è anche un po' più stretto e anche come posizione appena più compatta, ma la trovo veramente studiata bene, con la sella in posizione alta. Mi arrivano con questi airflow, come li chiamano, mi arriva abbastanza aria sulle gambe, ne convoglia parecchia. Anche il passaggio prima-seconda col quick shift, che vi ricordo è un quick shift 2.0, nel senso che la cella di carico non è più direttamente sul leveraggio del cambio, avrebbe anche l'engine brake, ma non abbiamo tempo di configurare l'engine brake. Rimane comunque abbastanza confortevole anche con la mappa sport e non stiamo andando a spippolare. Ma se mi state chiedendo se sento, non vedo niente, non vedo assolutamente niente. Se mi state chiedendo se sento una effettiva diciamo mancanza a livello ciclistico di sospensioni rispetto alla V4, la risposta sulle prime è no. Un freno posteriore che frena, ragazzi, incredibile una Ducati col freno posteriore che frena. Frenata anteriore delle M4.32 su dischi da 320 direi più o meno analoga alle stilema della Multi. Si alleggerisce un pochino su quegli stacchi di asfalto, cosa che la V4 non avrebbe fatto. Vibrazioni che appena appaiono intorno ai 5.000 giri. Ricordo che la moto a 16.600 è la versione base, poi abbiamo a 19.3 la S e poi c'è la possibilità della Travel a 20 e qualcosa. Adesso la proviamo in comfort, vediamo anche come si comporta con questo tipo di utilizzo. Guardate la vista su Genova, io mai stato in questo posto. Allora l'agilità forse viene anche un filo meno rispetto alla... nei cambi di direzione che ho fatto posso dire che forse è un filo meno reattiva, è un filo meno svelta rispetto alla V4 che fa veramente il miracolo. Però la cosa che stupisce tanto di questa moto è il motore e il fatto che del peso, che ragazzi il peso si percepisce. Il motore adesso lo sto usando a filo gas e guardate se non sembra quasi un 3 cilindri, perché è veramente tanto fluida. Chi si immaginava e si ricordava le vecchie Ducati scorbutiche, con questa devo dire che non è stato fatto un passo in avanti, ma 3, perché è veramente fluidissima. La frenata non mi fa impazzire all'anteriore come non mi fa impazzire sulla V4, questo già lo sapete. Adesso anche cambiate a filo gas. Il feeling comunque per chi proviene per esempio da un V4 è il medesimo. Poi su questa avete anche un freno posteriore che frena, cosa che non si ha sul V4, e un motore che riprende comunque molto bene, cosa che ovviamente sul V4, avendo 4 cilindri, ma è anche a dirlo,
però come state vedendo a 2500-3000 effettivamente si ha già una buona dose di coppia e comunque è sfruttabile già a 2000. Adesso io proverò a vedere un ipotetico regime autostradale, dovrei riuscire a mettere una sesta per capire il numero di giri, dirvi quanto farebbe, cosa che è impossibile fare qua. Sesta 3000 vuol dire 70 all'ora, 3000 vuol dire circa 140-6000, quindi siamo sui 5500 più o meno, gira forse un filo più della V4. E allora adesso io dovrei dirvi più o meno a quei giri le vibrazioni che non ci sono a 4,5, praticamente senza vibrazioni. Ottimo lavoro, protezione aerodinamica che mi piace. Il cupolino ora è nella estensione maggiore e andremo a vedere anche se interferisce alla vista. Purtroppo non ha la stessa forma della concava del multistrada V4, quindi un pochino mi interferisce alla vista e su un passo montano dovrei sicuramente tenerlo più basso se siete alti 1,70 e così un po' di aria ovviamente arriva. La posizione di guida è un pochino più attiva rispetto alla V4, ma ci si riesce anche un minimo ad arretrare. E adesso poi sentiremo anche il passeggero come sta, perché non siamo soli, ho voluto provarla in due per darvi un report al 100% per capire anche io, dovevo capire anche io come ci si trova su questa V2. Il tiro è bello omogeneo, sia una buonissima dose di coppia. Ragazzi, la mancanza rispetto alla V4 su strade così non si avverte, anzi si gode di una compattezza generale maggiore, è un po' rimbalzosa adesso che l'ho messa in mappatura comfort, ma è un rimbalzoso piacevole. Adesso sentiremo il passeggero in questa discesa come si è trovato, visto che è giusto secondo me sapere come si comporta. Mi pare che abbia una coerenza fra anteriore e posteriore buona, intendo come idraulica, e già così mi sembra che sia assolutamente soddisfacente. Ho già detto e ripeto, la strettezza della sella mi piace che sia così stretta e riesco a cingere molto bene la carena. Sento tutto freddo, molto freddo, molto freddo, cosa che la V4 anche andando a queste altature comunque un pochino non dà assolutamente fastidio, ma la differenza di temperatura è che io sto avvertendo fredda la parte di carena, quindi una differenza sicuramente c'è. Gestione del gas è perfetta, si è fatto dai 3000 giri in su, 2500 giri in su, forse un lavoro anche migliore rispetto a quello che ha la mia V4. Bisognerebbe provare una V4 2025. Guardate le cambiate a filo gas, ragazzi, in moto sono in quinta a 2500 giri, un capolavoro del lavoro che hanno fatto su questo motore, è eccezionale. Io mi immagino una ciclistica poi in altri contesti magari un po' meno ferma probabilmente. È chiaro che la V4 deve anche permettervi di portarvi a determinate velocità, ma adesso la proviamo, vorrei provarla io in mappatura in modalità comfort. Mi hanno detto che si possono scegliere nei sottomenu anche la precarica, io adesso non so se avrò tempo di verificarlo questa cosa, ragazzi. Frizione un po' più dura della V4, ma devo dirvi che sto usandola molto poco perché comunque si comporta molto bene anche così, usando il quick shift. Lei si trova comunque bene fra sella e come distanza sella pedane, ma trova la sella come la trovo io un po' più dura, e lo è effettivamente un po' più dura. Adesso abbiamo il motore che comunque, rimanendo tanto fermi allo stop, è interessante darvi questo dato che comunque io trovo la moto, la zona di calzata, anche schiacciando forte con le gambe, è sempre fredda, ma proprio fredda la carena la sento, quindi questo può essere un elemento buono. Proviamo anche la mappatura di sospensioni low grip per vedere cosa cambia. La sesta vi informo che la tiene a 2200 giri a 58 km/h, quindi molto buono. Praticamente a 2200 giri riesce a girare questo motore. Qualche strappettino micro, quei giri lì in riapertura, ma vi ricordo che la mia punto di partenza è un V4, quindi
è ovvio che non può essere identico, ma il fatto già che ve lo sto paragonando a quello dovrebbe farvi capire quanto comunque sia buono il lavoro che è stato fatto. Noi facciamo adesso ancora un pezzettino di città, vi ricordo che l'ho messo adesso in low grip per vedere se è un pochino più morbida e più che altro per capire quanto il peso può influire effettivamente nella guida cittadina, quanto un peso così inferiore. E effettivamente non vi dico che mi sento alla guida di uno scooter, però insomma, e la differenza è abbastanza evidente. Secondo me è un po' meno agile del V4, so che sembrerà strano sentirvelo dire. Ragazzi, per la prova della multistrada V2 da Angi è tutto, anche da Ania. Le conclusioni le trarremo in studio. A presto, ciao! Spero che mi siate goduti un pochino di quello che è stato l'onboard insieme ad Angi, multistrada V2 2025. Che cosa dire? Allora, non si percepisce come una moto economica, assolutamente no, non è economica, non pensate che sia un voglio ma non posso della V4. Io vi spoilerò già che secondo me nelle comparative della sua categoria io credo che vincerà molte comparative, perché la percezione è di avere fra le mani un V4 un po' più compatto, leggermente, non troppo. La protezione aerodinamica secondo me è uno steppettino indietro, nel senso che anche il fatto per esempio di non riuscire, se siete alti 1,70 a tenere il cupolino completamente che è regolabile con una mano, completamente nella posizione alta, perché comunque vi arriva un po' d'aria ma anche il passeggero percepisce un po' più qualche turbolenza in più, probabilmente perché la carena è semplicemente un po' più rastremata, fa sì che sia tutta una moto leggermente indietro rispetto al V4. Il motore è perfetto, una cavalleria giusta che non vi fa mai sentire. Io ragazzi l'ho provata su delle salite che erano non so quanto di percentuale ma veramente estreme, ed eravamo in due e non c'è alcun tipo di carenza, di deficit di motore, e soprattutto non ho sentito una pochezza di erogazione ai bassi giri, dove un bicilindrico mi avrebbe fatto sentire un pochino mancare qualcosa. Dove manca qualcosa rispetto a un V4 sicuramente è il sound quando sale di giri, che il V4 ha una corposità e una godevolezza, una piacevolezza che un bicilindrico, se voi avete passato tanti anni su un V4, un bicilindrico non ha. Intendo proprio di smooth, quando salite di giri, di quella corposità che ha un V4. Ai bassi giri probabilmente se la gioca praticamente a darmi pari con il V4, questo ve lo posso garantire. Dai 3, 4, 5.000 giri non c'è differenza, e anzi sentite quel po' di quell'agilità in più che può sfociare, ed è qua che nel video ho espresso perplessità sui cambi di direzione, perché è difficile riuscire a capire su poche curve se quello che sentite è una sveltezza maggiore per via dei 30 kg in meno se scendete da un V4, o se invece però la sentite che comunque in realtà ci vuole un attimo di più forse. Però come detto il peso in meno fa sì che vi lasci un po' più difficile questo tipo di giudizio. In città non ne parliamo, perché già da quando si tira su dal cavalletto si capisce che si ha a che fare con una media e non con una maxi, questo è chiaro. La sella è uno dei pochi elementi un pochino stonati, perché sia passeggero che pilota sono abbastanza rigide e non ne capisco il motivo per quale non ci sia a catalogo e ci sono già tanti oggetti, perché non c'è una sella comfort, perché io la prenderei per pilota e passeggero con sella comfort, e sella del passeggero che è un pochino abbastanza stretta, e mi segnalava che lei sentiva questa rigidità. Le sospensioni, le differenze fra le sospensioni si sentono abbastanza, sul V4 forse di più, sul V4 in urban è riuscito ad avere una moto più sfrenata che forse coppia un po' meglio, ma sugli stacchi dell'asfalto, queste cose qui, secondo me è il peso in meno che vi fa sentire anche un po' di più questa leggerezza, e quindi questo
questa difficoltà che ha il V4 ci passa sopra, sembra che vi stiano asfaltando la strada sotto sul V4. Si sente che è una moto più leggera, più reattiva anche sulle asperità e anche in qualche cambio in direzione. Ho sentito dei momenti in cui la V4 la sentite più piantata, ma secondo me lì è il peso che fa la differenza. Il manubrio è un po' più stretto, mi piace questa cosa, ve l'ho segnalato credo nel video. La cambierei? Questa è una domanda che rivolgo nuovamente a voi, dipende anche da cosa vi ho trasmesso. Sono curioso di sapere che cosa vi ho trasmesso. Il video si sta allungando veramente troppo, ci sarebbero tante altre cose da dire, io rispondo a tutti i commenti, quindi fatemi domande se ho tralasciato qualcosa. Per esempio il freno posteriore mi viene in mente, finalmente un freno posteriore che frena molto bene. Bisognerebbe vedere la V4 2025 per esempio com'è, freno posteriore da 2,65, anteriore Brembo M4.32 da 3,20, una frenata già vista, nulla di trascendentale, un po' scettico sui blocchetti del manubrio, come vi dicevo all'inizio del video. Non capisco tanto perché abbiamo dovuto ridisegnarli e non usare quello che già avevano, che andava molto bene ed era molto comodo. Onestamente non capisco. Ci sono un po' di rinunce da fare se uno guarda la V4, se uno guarda i radar, se uno guarda tutte queste cose qua. Ne vale la pena sicuramente se cercate una moto che abbia un'esperienza di guida che io ad oggi non ho riscontrato in nessun'altra. Vi faccio un esempio: la Guzzi Stelvio, ottima moto, ma non ha le semiattive e io preferisco avere le semiattive che non il radar, questo sicuramente, perché delle semiattive le sfrutto sempre, il radar soltanto in alcuni momenti in autostrada. Il peso inferiore, 240 kg di una moto come una Stelvio, che ha un'ottima esperienza di guida, sempre da moto premium, ma pesa tanto di più, quindi non avrebbe senso scendere di chili e rimanere con gli stessi cavalli, scendere di cavalli e rimanere con gli stessi chili per chi ha per esempio un V4. Sulla V2 il tema è il dibattito, soprattutto se come me già il radar non l'avete, perché io avevo scelto una V4 senza radar, è sicuramente un argomento valido. Io direi che le considerazioni, ragazzi, per questo che ho potuto darvi sono già andato lunghissimo. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti e iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. Nange è tutto. Ciao!